Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video in edizione prenatalizia. Infatti, come potete leggere quassù nel mio calendario, è il 24 dicembre e io voglio iniziare facendo a tutti voi, alle vostre famiglie e alle persone che vi sono care, i miei migliori auguri per un santo Natale. E adesso veniamo subito all'oggetto di questo video. Vi voglio parlare del pizzino. Che cos'è il pizzino? Il pizzino è questa piccola meraviglia che ora avvicino per farvela vedere un po' meglio. Apparentemente sembrerebbe un piccolo oggettino di plastica, ma in realtà è un piccolo concentrato di tecnologia frutto della genialità di uno di noi, un appassionato di pizza che si chiama Mauro Fontana e di cui vi metto comunque i collegamenti nella descrizione del video. A cosa serve il pizzino? Il pizzino è un oggetto di grande intelligenza che serve a controllare la rotazione dei nostri forni rotanti per chi ha acquistato un kit oppure per chi l'ha già comprato rotante. Si deve trattare naturalmente di rotazione di tipo elettrico. Ad esempio, il pizzino funziona benissimo nel mio ardore rotante, dove io monto il più famoso kit d'Italia, ovvero sia quello preparato da Manuel Tatti. Anche di lui, di Manuel, vi metto i link in descrizione, oppure gira con il VIT rotante, con l'Etna rotante, oppure con l'Unicoda rotante, reso rotante con i kit, oppure con il kit venduto nello store cinese di Alibaba, oppure altri store cinesi molto conosciuti. Ma gira anche con una versione particolarmente elegante del VIT, che viene venduta solo in Australia. Lo scopo del pizzino è rendere al meglio la rotazione del nostro forno, lasciandoci libere le mani per agire. Infatti lui si interfaccia col meccanismo di rotazione del nostro forno e con una gestione elettrica veramente semplificata, perché utilizza un qualunque power bank che garantisce mesi di funzionamento, lui sostanzialmente attiva, velocizza o spegne completamente la rotazione del nostro forno. Questo oggetto, il pizzino, può essere programmato anche via internet attraverso un indirizzo che sta scritto qui nello chassis del pizzino stesso. Noi ci colleghiamo e stabiliamo quanto il meccanismo di rotazione deve girare e con quali step. Poi naturalmente esistono anche delle features, chiamiamole così, aggiuntive, di cui però io non ho disponibilità in questo momento, ovvero sia la possibilità di collegare al pizzino anche una sonda che ci consente di sapere sempre la temperatura e ci avverte di quando il forno ha raggiunto la temperatura che noi abbiamo deciso di impostare attraverso il pizzino. Come funziona? Attraverso un sensore. Noi sostanzialmente, una volta che l'abbiamo collegato al forno, è sufficiente che passiamo così con la mano da sinistra verso destra e il pizzino attiva la rotazione a una velocità minima. Se ripassiamo la mano nuovamente, sempre da sinistra verso destra, aumenta la velocità di rotazione. Se la passiamo ancora una volta, diminuisce di uno step la velocità di rotazione. Se invece passiamo la mano da destra verso sinistra, il pizzino spegne la rotazione del forno. Nel caso mio, io attivo il riscaldamento del forno con la rotazione spenta. Una volta che il forno ha raggiunto la temperatura che mi serve, a questo punto io porto la pizza, la inforno con la rotazione ancora spenta e poi, passando la mano, attivo la rotazione. Come impostare la rotazione? Naturalmente stabilire a priori qual è la rotazione, la velocità di rotazione più corretta è difficile, perché dipende anche un po' da quanto è alta la fiamma, dal tipo di impasto che noi abbiamo preparato, dalla sua idratazione sostanzialmente. Ecco perché il pizzino ci dà la possibilità di impostare più di una velocità di rotazione. In questo caso noi, in base al tipo di impasto, decidiamo quanto fare andare veloce la rotazione. Io, per farvelo vedere, cucino una pizza con una velocità un po' più spinta e una pizza con una velocità più moderata. La bellezza del pizzino è che la rotazione ci consente di attivarla anche col semplice passaggio della pala. Posso passare la pala seguendo sostanzialmente lo stesso tipo di movimento che vi ho descritto prima con la mano e il pizzino attiverà ugualmente la rotazione. Si tratta davvero
di un oggetto molto geniale che semplifica e rende ancora più simpatica la cottura nei forni con la rotazione. Se noi vogliamo levarci il gusto di ruotare la pizza manualmente, quindi con il palino, semplicemente teniamo spenta la rotazione e ci leviamo tranquillamente quel gusto. Se però siamo a una festa con amici, a una pizzata o qualunque altra roba per cui anche il tempo di girata ci sottrae tempo per la preparazione delle altre pizze, allora il pizzino e la rotazione sono la risposta giusta. Adesso, senza altro perderci in chiacchiere, andiamo direttamente a fare la stesura di alcune pizze e poi la cottura. Seguitemi subito. Eseguiamo la prima infornata. Messa la pizza, adesso al rallentatore diamo un primo comando che avvia lentamente la pietra e subito dopo un secondo comando che gli dà la seconda velocità che io ho impostato. La pietra inizia a ruotare, adesso accelero il video per andare più veloce alla cottura, ecco qua. Potete comunque apprezzare che a prescindere dal posizionamento della pizza sulla pietra, comunque la rotazione la fa cuocere in maniera uniforme. Bene, adesso diamo il comando per bloccare la pietra, togliamo la pizza, ve la faccio vedere, ben cotta, uniformemente cotta, ve la mostro anche sotto. Bella pizza, onestamente una bella pizza. Seconda infornata, blocco la pietra che stava ruotando, inforno la pizza e do il comando per la riattivazione. La pietra inizia a ruotare, anche in questo caso stiamo facendola andare in maniera accelerata e comunque voi potete apprezzare come cuocia molto bene. La cottura complessiva è di 1 minuto, spegniamo la rotazione con il gesto della mano e togliamo la pizza. Ve la mostro, la mettiamo sul piatto, anche in questo caso ve la mostro sopra e sotto, anche questa una bella pizza. Terza e ultima infornata per questo video. Nuovamente al rallentatore attiviamo la rotazione e ora acceleriamo per far correre un po' veloce questo minuto e 10 più o meno di cottura, che serve, come ho già detto prima, semplicemente ad apprezzare come la rotazione sia una cosa veramente utile e comodissima e il pizzino la migliora ancora di più. Blocchiamo la rotazione e togliamo la pizza. Ve la mostro, la sistemiamo sul piatto e la guardiamo. Anche in questo caso direi una bella pizza, una bella cottura fatta a mente serena senza dover toccare proprio niente. Guardiamo sotto, ottimo. Bene amici, siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto lasciate pure un like e se possibile condividetelo con altri amici appassionati e se non siete iscritti ancora a questo canale approfittatene adesso perché questo sicuramente sosterrà il canale stesso e la visualizzazione dei video che io preparo. Rinnovo gli auguri di buon Natale auspicando un sereno anno nuovo ricco di soddisfazioni per tutti voi e vi saluto dandovi appuntamento al prossimo video sempre qui nella mia cucina.